Salve a tutti! In questo video vorrei illustrare le caratteristiche principali del corso Latino Naturale, il metodo, di cui ho recentemente curato la versione italiana del primo volume. Con il titolo originario Latin by the Natural Method, il corso di cui parlo in 3 volumi fu pubblicato alla fine degli anni 50 del secolo scorso da un sacerdote statunitense, William George Most. Si tratta dei libri di testo delle lezioni di latino tenute da Most al Loras College della città di Dubuque, nell'Iowa. Qualcuno potrebbe chiedersi perché ripubblicare oggi un vecchio corso, quando il panorama odierno offre già molte possibilità? A questa domanda cercherò di rispondere illustrando i 5 motivi per i quali il metodo Most può interessare quanti desiderano iniziare lo studio del latino partendo da zero, oppure vogliono riprenderlo dopo averlo abbandonato per un periodo di tempo più o meno lungo. Iniziamo così dal primo punto. È un metodo basato innanzitutto sulla lettura, non sullo studio della grammatica e della traduzione. In pratica, la lingua latina non è considerata uno strumento per sviluppare il carattere e le capacità intellettuali dell'allievo, chiamato a decifrare testi più o meno lunghi con l'ausilio delle regole grammaticali e del dizionario. Si tratta invece di praticare la lettura ripetuta di testi facili, in modo da riuscire a capire, ad afferrare il significato di ciò che si legge in maniera immediata, senza cioè dover tradurre mentalmente nella propria lingua madre i vocaboli e le frasi. È chiaro che in un primo tempo la tendenza a tradurre le frasi latine nella propria lingua è anch'essa del tutto naturale, ma l'obiettivo è di abbandonare gradualmente questa fase e di capire il testo latino così come viene presentato. In questo modo il latino torna ad essere un mezzo di comunicazione, come è stato per secoli, poiché impariamo gradualmente a comprenderlo mentre leggiamo, senza dover sempre tradurre nella propria mente. E sviluppando ulteriormente questa facoltà, si formeranno anche quelle abilità più attive riguardanti la capacità di scrivere e parlare in questa lingua. Il secondo punto è strettamente legato al primo. L'esposizione alla lingua non avviene leggendo frasi staccate e indipendenti, come spesso avviene nel metodo grammaticale, dove la singola frase funge da esempio della regola o dell'eccezione alla regola che si sta studiando. La lettura latina di ogni lezione è parte integrante di una narrazione continua ed essa riguarda nella prima metà del libro la storia di Roma, rievocata per sommi capi dalle origini fino a Ottaviano Augusto, e nella seconda metà il racconto biblico, dalla creazione fino all'Esodo. Nel proposito di Most, il fatto di raccontare vicende che, almeno per l'epoca in cui insegnava, erano abbastanza note, aiuta in misura decisiva a cogliere il senso delle parole e delle frasi. Non si tratta più di esercitazioni meccaniche, ma di esposizioni ordinate in cui il significato dei vocaboli può essere più facilmente assimilato. Terzo punto, il metodo Most è estremamente graduale. Il primo volume comprende ben 81 lezioni. Ogni 4 unità c'è una lezione di ripasso. I testi latini sono presentati in modo da non essere mai troppo difficili per il proprio livello e per questo possono essere letti e compresi agevolmente. Ogni lezione, nella sua parte conclusiva, presenta una o più letture aggiuntive che sono destinate a consolidare i nuovi argomenti. Veniamo ora al quarto punto. Most definì il suo metodo semidiretto. Cosa intendeva dire? È una caratteristica che distingue questo sistema da quelli propriamente diretti, tra cui il celeberrimo Lingua latina per sé illustrata di Hans Herberg. Mentre in quest'ultimo, almeno nelle prime intenzioni del suo creatore, si utilizza solamente la lingua latina, il corso di Most si appoggia, per così dire, alla lingua inglese e ovviamente alla lingua delle successive edizioni locali. I testi latini presentano delle note a margine con la traduzione dei vocaboli
che appaiono per la prima volta nel testo. I commenti grammaticali sono in italiano, nella edizione italiana. Alla fine di ciascuna lezione vi sono delle brevi frasi da tradurre in latino e così via. In questa prospettiva che definisco pragmatica, la lingua madre è considerata non un ostacolo, ma un ausilio, un aiuto. Questa scelta, come lo stesso Most ebbe modo di spiegare nel suo manuale dell'insegnante, fu dettata dalla considerazione che il metodo diretto in cui si acquisisce la lingua latina solo tramite la lingua latina stessa richiede un'immersione totale, analoga a quella del bambino che impara la sua lingua madre, ma richiede anche molto tempo di cui non tutti possono disporre. Per questo il metodo Most appare congeniale soprattutto per quanti preferiscono comunque non rinunciare all'ausilio della propria lingua madre, e mi riferisco soprattutto a coloro che desiderano riprendere il latino dopo molto tempo, oppure iniziano lo studio da zero in età matura. È importante sottolineare che la traduzione, considerata anch'essa parte di un processo del tutto naturale e non necessariamente negativo, pur essendo presente, è comunque limitata e non costituisce mai il fine del metodo, ma solo un ausilio. È opportuno comunque ribadire che il fine ultimo di questo sistema consiste nello sviluppare la capacità passiva di saper leggere e ascoltare e quella attiva di saper scrivere e parlare. E veniamo all'ultimo punto, non meno importante, il tono utilizzato da Most, ed è un qualcosa che non va sottovalutato. Da buon sacerdote e fine conoscitore dell'animo umano, l'autore non indulge nella concezione falsamente solenne di una lingua latina monumentale, difficile nella sua maestà e gravità. Con un buon umore e un'arguzia che spesso traspaiono dalle sue pagine, il latino torna ad essere una lingua come le altre, che può essere acquisita come le altre, con l'unica differenza che, trattandosi di una lingua antica, essa ha avuto la ventura di essere il veicolo di pensieri, sentimenti, concezioni appartenenti a epoche molto più profonde e interessanti della nostra. E per concludere questo video non mi resta che ripercorrere la struttura di una lezione, per esempio la 41. Essa si apre con il testo latino e questa è la parte più importante. A margine sono riportati i vocaboli che appaiono per la prima volta nel testo, con la traduzione italiana. Come dicevo, nelle prime 43 lezioni il testo riguarda le fasi salienti della storia di Roma fino ad Augusto, e le rimanenti la prima parte dell'Antico Testamento. Alla lettura iniziale segue un vocabolario con i termini già introdotti e qui organizzati secondo le parti del discorso, verbi, sostantivi, aggettivi e così via. Dopo il vocabolario vi è la sezione intitolata Nunc cogitemus, ora riflettiamo, che è la parte propriamente grammaticale del corso. La trattazione della grammatica, pur coprendo la morfologia fondamentale e parte della sintassi, è piuttosto sintetica, poiché non è un libro di grammatica latina e, come abbiamo visto, questo corso ha una finalità diversa. Abbiamo poi una lettura ulteriore, Nunc exerceamus nos, di argomento generalmente affine a quello della lettura iniziale, in cui vengono esemplificati i temi grammaticali introdotti nella sezione precedente. Come dicevo, la traduzione, pur non essendo la finalità principale del corso, è comunque presente e la sezione dall'italiano al latino offre la possibilità di esercitarsi nella composizione latina di un certo numero di frasi semplici, mentre l'ultima, Alziamo l'asticella, propone un testo latino con costrutti più simili a quelli del latino classico e può essere tradotto in italiano, secondo l'intento dell'autore, oppure, a mio avviso, può essere anche un ulteriore esercizio di lettura. Chi seguirà questo corso avrà modo di constatare che questa successione, ripetuta lezione dopo lezione, agevola l'apprendimento e l'acquisizione, e il tutto viene ulteriormente consolidato dalle lezioni di ripasso che ogni 4 unità si susseguono fino alla fine del volume. Vi ricordo
che su questo canale potete trovare la lettura delle parti latine delle lezioni e che è in preparazione il secondo volume. In basso potete trovare sia il link della playlist degli audio delle lezioni, sia il link da cui è possibile acquistare il primo volume del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. Curate ut valeatis et vivat lingua latina.